Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante che riprende alcuni video che sono già usciti qualche mese fa su come impostare il contropiede, come impostare il vie laterali e ci saranno anche questi appunto allegati a questo video. Oggi però parleremo ragazzi di contrattacco, uno stile molto utilizzato da tanti player molto forti che militano sempre in divisione 1 e nelle primissime posizioni da qualche pro player, ed è anche uno stile che io delle volte alterno al mio invece contropiede. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, è una piattaforma dove troviamo di tutto, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica. I prodotti non andrete a pagarli nemmeno un centesimo di più, anzi su Gamivo avete addirittura anche il codice sconto per fare i vostri acquisti, quindi l'avete trovato a inizio video, quindi di conseguenza ragazzi mi raccomando non fatevelo scappare. Trovate di tutto, abbonamenti, PlayStation Card e via dicendo, insomma tutto ciò che riguarda il mondo del videoludico, ecco, mentre Amazon non ci spendo parole perché tanto la conosciamo tutti. I prodotti non li pagate di più, semplicemente un modo per supportarmi. Sono sempre aperti anche gli abbonamenti ragazzi, quindi chi volesse supportarmi in maniera efficiente ancora di più può tranquillamente fare l'abbonamento al canale a dei prezzi veramente irrisori, perché però se non altro sblocchereste la possibilità di avere alcuni contenuti in esclusiva dedicati, la possibilità di giocare eventualmente anche con me o avere dei video proprio personalizzati su di voi. Andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa stiamo parlando. Io parto sempre dal mio modulo 433 perché secondo me, come ho già detto in altre svariate circostanze, è il modulo, se non uno dei moduli più completi in assoluto, perché dà comunque copertura in difesa, dà molte persone, molti giocatori a centrocampo e anche comunque molta presenza di giocatori anche in fase offensiva, perché comunque con tre attaccanti, due esterni oppure due punti e un esterno, insomma comunque abbiamo diverse soluzioni e possiamo divertirci veramente tanto. Il contrattacco ragazzi, innanzitutto come impostarlo? Il contrattacco teniamo in considerazione che intanto dobbiamo avere un allenatore che ci permette di fare il contrattacco, quindi andiamo su il nostro bel allenatore. Se non ce l'abbiamo compriamolo. Io vi consiglio uno stile Stojkovic che come potete vedere ha due stili di gioco predominanti, ma lo fanno anche per il contrattacco, insomma ci sono anche allenatori che hanno come contrattacco e magari che ne so il possesso palla come stili predominanti. Importante ragazzi, devono avere una statistica almeno sopra gli 85 ragazzi, perché così almeno si può attivare praticamente il punticino in più riguardo alcune statistiche. Ad esempio qui lui dice i giocatori giovani e il booster sulla velocità, quindi è diciamo una caratteristica di questo allenatore, ma ognuna ha la sua. Comunque una volta impostato il nostro allenatore con contrattacco come stile predominante, andiamo su chiaramente stili di gioco squadra e mettiamo il contrattacco. Rimango su questa schermata ragazzi perché dobbiamo appunto leggere come si comporta il contrattacco. Sicuramente c'ha delle differenze rispetto al contropiede veloce, che invece magari tende a pressare di più, a essere più scattante sotto certi punti di vista, mentre il contrattacco è una via, come lo definisco io, una giusta via di mezzo tra il possesso palla e il contropiede. Si piazza proprio lì in mezzo, perché il possesso palla è proprio il possesso palla appunto, quindi tiki taka, passaggetti e via dicendo, quindi azione molto manovrata, mentre il contropiede è più per chi gli piace giocare con i filtranti e andare subito in profondità. Il contrattacco si posiziona nella via di mezzo, perché i giocatori non sempre si butteranno in avanti, ma rimarranno comunque anche in posizione per ricevere palla, e invece altre volte si butteranno negli spazi per andare a far gol agli avversari. Quindi il contrattacco in fase d'attacco ci dice che i giocatori si allargano per permetterti di usare efficacemente i passaggi lunghi in attacco. Questo è quello che infatti ho appena detto. Anche i giocatori lontani da quello in possesso di palla cercheranno di perforare la difesa avversaria per creare occasioni da gol. Quindi questa diciamo che è la situazione in fase d'attacco, anche se aggiungerei anche che talvolta
rimangono in posizione per farsi passare palla. Io ragazzi, quando voglio diciamo palleggiare un pochino di più e voglio appunto cambiare stile di gioco, metto il contrattacco, non metto il possesso palla, anche se anche quello delle volte l'ho provato insomma per curiosità più che altro, però a differenza del possesso palla che rimangono proprio lì piantati, questo invece ogni tanto, come dice il gioco stesso, si butteranno in avanti, ma ci dà anche la possibilità di palleggiare probabilmente anche un pochino meglio rispetto al contropiede. Poi è ovvio che dipende molto dalle statistiche dei giocatori, da che stile di gioco di giocatori abbiamo, quindi se abbiamo, che ne so, un classico numero 10 anziché un opportunista in attacco, o un regista creativo anziché un giocatore chiave. Però tralasciando un attimino questo discorso perché altrimenti diventa un video lunghissimo, il succo ragazzi è questo. Andiamo avanti in fase di difesa. Invece la fase difensiva è a ridosso della propria area di rigore. Sicuramente la difesa in questo stile di gioco rimane un pochino più bassa, tra l'altro con il nuovo aggiornamento ragazzi è cambiato, come avete potuto notare, un po' il meccanismo di gameplay, il meccanismo di gioco, di come si muovono proprio i giocatori in campo, quindi col contrattacco sicuramente rimarranno abbastanza giù la difesa. E io vi do anche un consiglio: usate giocatori veloci, anche se rimangono giù, quindi magari devono fare meno corsa all'indietro, diciamo, le squadre, però comunque avere dei giocatori veloci secondo me aiuta molto la fase difensiva, perché i vari Messi, i vari Mbappé, Neymar e via dicendo ormai sono diventati imprendibili ragazzi, e quindi avere dei giocatori sicuramente veloci che ci danno una mano da questo punto di vista non è affatto male. Una volta in possesso ragazzi, invece, una volta abbiamo riconquistato il pallone nella propria metà campo, i tuoi giocatori si lanciano negli spazi aperti, permettendoti di orchestrare un veloce contropiede. Sì, è vero, tenderanno subito a ripartire, però come già detto ci dà la possibilità di palleggiare un pochino di più, perché letta così sembra proprio una cosa da contropiede, mentre comunque ragazzi è un'azione che, ripeto, viene spesso e volentieri anche manovrata, forse di più del contropiede, quello sì. Dipende un pochino noi come ci piace giocare, se siamo più meno attendisti e quindi più subito pressing e ripartenza, oppure se vogliamo magari provare a fare un gioco magari un pochino più manovrato, quindi qualche azione, passaggio figo, passaggio filtrante, il pallonetto, questo e quest'altro. Quindi dipende quello un pochino da noi, anche dal gusto proprio personale di player, cosa ci piace fare di più. Perché ricordiamoci, è questa poi, a parte tutte queste direttive, queste indicazioni che ci dà il gioco ragazzi, la cosa che conta più di tutte alla fine della fiera è divertirsi. Parliamo di un gioco e quindi dobbiamo capire cosa ci piace di più a noi, cosa ci fa divertire di più a noi, ricordiamocelo sempre. Perso il possesso di palla invece, i giocatori rientrano velocemente nella propria metà campo e si schierano con una formazione difensiva. Questo è vero ragazzi, quando il contrattacco si difende è molto difficile perforarlo, soprattutto secondo che modulo abbiamo. Cioè io vedo alcune persone che giocano col 5-2-1-2 ad esempio, quindi 5 difensori e 2 mediani, magari ti mettono pure un Davids e un Vieira, oppure un Gilberto Silva, un Vieira, comunque riconquista palloni, per dirla in termini poveri. Ragazzi, chiaramente diventa molto molto complicato a quel punto riuscire a varicare a far breccia nella difesa, perché chiaramente è una difesa che rimane bassa, magari hanno anche difensori forti, magari anche bravo il player, ragazzi ovviamente diventa complicato, molto complicato. Quindi niente, il contrattacco, come già detto, è quello stile che ci permette di palleggiare ma anche di ripartire, perché palleggiamo perché la difesa rimane bassa, quindi i centrocampisti si avvicineranno per ricevere palla, di conseguenza anche un po' gli attaccanti faranno dei movimenti per venire comunque a giocare la palla, per poi avranno gli spazi, comunque buttarsi negli spazi lasciati dalla difesa per entrare in porta e fare gol. Vediamo subito anche dei moduli, secondo me predominanti, ne ho fatto una lista di qualcheduno, secondo me dei moduli che possono girare meglio, che ho anche testato tra l'altro sul campo, che possono secondo me girare meglio attualmente con il contrattacco.
Attualmente secondo me con il contrattacco va bene il 4-3-3 che avete appena visto, secondo me è un modulo che va bene con tutti gli stili di gioco perché è completo come già detto prima. Poi può funzionare molto bene il 4-2-3-1, lui ragazzi lo stesso è un gran modulo, se impostato bene, se saputo usare ragazzi, lui dà compattezza, profondità anche alla squadra perché comunque i due CL poi diventano esterni o anche seconde punte delle volte. Neymar in questo caso, ma possiamo metterci anche un giocatore chiave, tenderà a buttarsi, quindi ragazzi è un modulo che veramente dà tante soluzioni. Il 4-2 anche 1-3 è interessante, attenzione, cioè questa magari potrebbe essere la soluzione un pochino più attendista, un pochino più da ragionamento, mentre questa ragazzi è la soluzione top, un modulo usato da tantissimi player, perché comunque ragazzi è un 4-3-3 alla fine, semplicemente disposto diversamente se ci facciamo caso, ma dà comunque molto palleggio a centrocampo e anche comunque molte possibilità in avanti perché ti permette di allargarti, di andare per vie centrali, quindi ragazzi veramente un bel modulo. Il 4-2-3-1 abbiamo già detto, il 4-2-1-3 abbiamo già detto, il 4-2-4-1 non lo trovo, 4-1-4-1, eccolo qui. 4-1-4-1 ragazzi è un grandissimo modulo, è un modulo come questo, lo stesso come un po' simile quelli di poco fa, insomma, dove ti dà comunque palleggio a centrocampo ma anche possibilità di allargarsi sulle fasce per creare una soluzione anche diversa, no? Chiaramente per il contrattacco, poi l'abbiamo anche letto prima, comunque che è un modulo che si presta anche bene perché i giocatori poi in fase di attacco tenderanno un pochino ad allargarsi, meno del contropiede, quello sicuramente meno del contropiede, però comunque rimangono sempre molto compatti. Ma infatti ragazzi il contrattacco guardate che è un gran stile di gioco perché dà copertura, fa palleggiare, sì, magari risulta un pelino meno offensivo rispetto al contropiede, il contropiede è proprio ultra offensivo, però ragazzi se ci piace anche un pochino palleggiare, non giocare solo di filtrantoni, ragazzi è un'ottima soluzione perché ci permette di fare i filtranti ma ci permette anche di palleggiare un pochino di più sicuramente. E poi ragazzi vi faccio vedere anche un modulo con la difesa a 3 che è il 3-2-4-1. Questo modulo ragazzi è tanta roba perché lo possiamo vedere diciamo secondo diverse facce. Questo modulo possiamo mettere degli esterni, quindi due diciamo, lasciate perdere adesso che c'è Pirlo e De Paul che chiaramente non c'entrano nulla in quei ruoli, però nonostante De Paul lo possa pure fare, però mettiamoci per dire un terzino, quindi che ne so, un Cafù e magari dall'altra parte invece un Dembélé, ragazzi è tanta roba perché chiaramente ci potrebbe essere un esterno che tende quindi a difendere un po' di più e l'altro invece che spinge molto di più nascendo proprio da ala alta, quindi ragazzi oppure possiamo renderlo ultra offensivo, quindi magari mettendoci due esterni diciamo di spinta, o anche un pochino difensivo, quindi a quell'altezza possiamo metterci, ecco, per dire abbiamo, adesso faccio l'ipotesi proprio, un Roberto Carlos e un Cafù, mettiamoci loro chiaramente ragazzi, due terzini che comunque quindi hanno anche comportamento difensivo, quindi che torneranno per difendere, quindi che sanno difendere e che comunque quando si trovano lì nei pressi dell'area hanno sicuramente anche un bel tiro, un bel cross, si creano ragazzi diverse soluzioni. Possiamo anche creare una situazione in cui magari mettiamo una punta che faccia da perno per far inserire da dietro i due magari trequartisti o una seconda punta o un trequartista, in modo tale da scombinare un po' diciamo le cose. Anche questo modulo è molto interessante. Con questo stile di gioco secondo me ragazzi sono poco consigliati i moduli con difesa 5, a meno che non mettiamo un modulo con difesa 5 dove metto per dire un mediano, due trequartisti e due terzini di spinta, dove alla fine della fiera non diventa più una difesa 5 ma però ragazzi se vogliamo giocare invece in maniera un pochino più classica, quindi con difesa 5 magari un centrocampo
normale, quindi senza che sia troppo sbilanciato, ecco, né difensivamente né offensivamente parlando, col fatto che la difesa comunque tende a rimanere molto bassa, rischia che faccia un po' fatica più che altro ad arrivare in attacco, soprattutto perché chiaramente anche gli avversari avranno le loro tattiche, i loro metodi per cercare di farci male, di farci gol, quindi e soprattutto anche di riconquistare palloni prima di tutto, e di conseguenza ragazzi questi moduli io col contrattacco non ve li consiglio particolarmente, preferisco, ecco, magari se avete paura di usare una difesa a 3 preferirei a questo punto magari andare, ecco, su un modulo come questo, un 4-2-1-3, dove siete comunque completi in ogni parte del campo, potete palleggiare e avete diverse soluzioni sia centrali che esterne. Poi ovviamente ragazzi non voglio entrare troppo adesso in particolare per evitare di fare un video lunghissimo, ma comunque dipende poi anche che tipologia di carte mettiamo, cioè io vi consiglio ad esempio un incontrista e uno sviluppo, o eventualmente Maldini, comunque lui è una carta fenomenale, può fare anche il difensore centrale nonostante sia terzino difensivo. Possiamo metterci magari, ecco, un terzino di spinta e uno invece no, oppure due terzini di spinta, o 13 e un terzino di spinta, insomma abbiamo diverse soluzioni. Il fatto che la difesa rimane un pochino più bassa ci permette secondo me anche eventualmente di mettere due terzini offensivi se proprio volessimo, quindi non è male come ipotesi. Vogliamo poi chiaramente metterci un mediano come si deve? Ragazzi, metteteci chiaramente un Collante o un Patrick Vieira incontrista, ragazzi, avete risolto i vostri problemi di mediana, perché chiaramente riconquistano ogni tipo di cosa che passa. Poi ragazzi, a fianco a lui metterei due centrocampisti comunque che hanno tecnica, che sanno palleggiare. De Paul e Pirlo sono comunque questa tipologia di giocatori. Non avete questo De Paul, non avete Pirlo, metteteci comunque ragazzi, per dire che insomma un Pedri, un Barella vanno benissimo, un Modric, un Barella, un Modric, un Pedri, cioè ci sono tantissime soluzioni, ma anche dei pots insomma settimanali, ci sono giocatori comunque abbastanza interessanti da poter utilizzare senza andare, diciamo, a prendere leggende. E in attacco ragazzi, quello vedete un pochino voi come strutturarlo, cioè se lasciare solo un esterno e mettere una seconda punta e una punta, oppure così due esterni, oppure due punte e una seconda punta, oppure scusatemi, due seconde punte e una punta. Insomma ci sono diverse varianti di attacco. Alla fine della fiera dipende un pochino da noi con quale poi ci troviamo meglio, o quale comunque in questo momento del gioco gira, perché bisogna poi considerare che talvolta il gioco nerfa un po' i moduli e quindi non funzionano più, o comunque ci porta a fare delle modifiche, almeno senza anche cambiare modulo, almeno a fare delle piccolissime modifiche. In attacco ragazzi io sono giocatori veloci, perché quando ripartiamo, mi raccomando, dobbiamo ripartire e far male all'avversario, quindi giocatori veloci e che facciano gol. Questi tre signori qui davanti fanno appunto il caso nostro, perché sono top, veramente del top. Ragazzi, non sto troppo ad analizzare, come avete visto, le carte, i moduli, cioè le carte in generale, perché era un video più che altro di spiegazione secondo me di cosa può funzionare meglio nel 4-3-3. Sicuramente metterci duale nel 4-3-3, ma in generale nel contrattacco. Duale prolifiche sicuramente con questo modulo possono andare bene, perché comunque si allargano, tendono ad andarci in profondità, con il supporto poi dei centrocampisti che verranno per ricevere palla. Chiaramente possiamo servire alla fine della fiera Mbappé, che andrà a fare gol, a cercare di liberarsi. Provate ragazzi, l'unica cosa sta nel provare e cercare di capire un pochino secondo voi quali possono essere le soluzioni migliori. È importantissimo per far questo però conoscere chiaramente bene lo stile di gioco squadra, quindi concentrarvi sulla scelta dello stile di gioco squadra, provateli in allenamento, e sulla scelta degli stili di gioco giocatori.
L'importante, ragazzi, è che col fatto che qui possiamo palleggiare abbiamo dei giocatori che possano permetterci anche di palleggiare, quindi non mettiamo dei giocatori magari per dire troppo aggressivi ma poco tecnici, perché sì, magari riconquisteremo prima palla, però poi alla fine non riusciamo a fornirla a questi tre davanti, quindi troviamo dei giocatori, ecco, che siano dei buoni compromessi. Pirlo va bene, è l'eccelso probabilmente dei centrocampisti con la tecnica, però ecco, un giocatore stile De Paul può fare veramente il caso nostro, perché ha tecnica, è veloce, riconquista palla, quindi è un giocatore completo, si butta in avanti, fa un bel lavoro insomma in mezzo al campo. Quindi ragazzi, niente, l'ultima cosa che vi dico è: provate, mi raccomando, e fatemi sapere nei commenti come l'avete strutturato voi e che cosa ne pensate. Io vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Taranto, ciao!